Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Oggi parliamo di due verbi molto importanti nella lingua italiana. Senza di loro non possiamo dire quasi nulla. Quali sono? Essere e avere. Oggi vedremo come usarli bene e come evitare gli errori più comuni che si fanno quando si parla l'italiano. Siete pronti a iniziare? Mettetevi comodi, prendete un bel caffè e godiamoci questa lezione insieme. Prima di iniziare, volevo chiedervi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le prossime lezioni. Partiamo con il verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Quando si usa? Per indicare il nome o la nazionalità. Io sono Giovanna e sono italiana. Per indicare la professione. Io sono un insegnante di italiano. Per descrivere fisicamente o caratterialmente qualcuno o qualcosa. Lui è alto, il divano è comodo. Si usa quindi davanti agli aggettivi per indicare la posizione. Io sono a casa, cioè mi trovo a casa. Per parlare di sensazioni emotive. Oggi sono felice oppure sono triste. Vediamo adesso il verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Come avete visto, la lettera H si scrive ma non si pronuncia. Questa H serve a distinguere le parole che si scrivono in maniera diversa ma che si pronunciano allo stesso modo. Quando si usa il verbo avere? Per indicare il possesso. Io ho un libro. Tu hai una macchina. Per fare una descrizione. Tu hai capelli lunghi. Per indicare l'età. Attenzione, in italiano usiamo il verbo avere. Lei ha 30 anni e non lei è 30 anni, come diciamo in inglese. Inoltre viene utilizzato anche per esprimere delle sensazioni fisiche, o paura, o caldo, o freddo, o sonno. Ma quando usiamo il verbo essere e il verbo avere per formare il passato prossimo dei verbi? L'ausiliare avere è il più comune, si utilizza per i verbi transitivi, cioè quelli che rispondono alla domanda chi, che cosa, quindi i verbi che hanno un oggetto. Ho mangiato una mela. Tu hai letto un libro. Noi abbiamo comprato il divano. Ma si utilizza anche per alcuni verbi intransitivi di azione o di durata. Io ho dormito bene. Lui ha camminato molto. Voi avete lavorato tanto. Con l'ausiliare avere il participio passato finisce quasi sempre in o. Mangiato, bevuto, parlato, camminato. Quindi non si accorda al genere e al numero del soggetto. L'ausiliare essere si usa invece con i verbi che indicano un cambiamento oppure un movimento del soggetto. Ad esempio, nei verbi di movimento indica il
passaggio dal punto A al punto B, quindi indica una meta, una destinazione. Loro sono venuti a Milano. Con i verbi di stato, noi siamo rimasti in hotel. Con i verbi di cambiamento di stato, tu sei diventata brava. Con i verbi riflessivi, cioè con i verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto. Questa mattina mi sono svegliata presto. Verbi impersonali e piacere. Il film mi è piaciuto molto. Il verbo essere si utilizza anche come ausiliare di se stesso. Per esempio, nella frase sono stata a Milano la scorsa settimana. Ricordiamo che con l'ausiliare essere il participio passato si accorda sempre in genere e numero. Attenzione, alcuni verbi descrivono un movimento ma senza una meta o una destinazione precisa. In questo caso usiamo il verbo avere. Per esempio, nei verbi correre, camminare, viaggiare, nuotare, sciare. Ma perché? La differenza sta nel focus della frase. Usiamo l'ausiliare essere quando c'è un movimento da una direzione ad un'altra, dal punto A al punto B. Sono andata al supermercato, quindi sono uscita di casa, punto A, per arrivare al supermercato, punto B. Usiamo invece l'ausiliare avere quando descriviamo l'attività o l'esercizio fisico, cioè ci concentriamo non su dove stiamo andando, ma su cosa stiamo facendo. Ho camminato per 3 ore. Piccolo trucchetto per ricordare quando utilizzare il verbo essere o avere per i verbi composti. Se pensiamo ad un movimento, quindi ad uno spostamento del soggetto della frase verso un punto preciso, allora usiamo il verbo essere. Se invece il movimento è uno sport, un interesse, un hobby, allora utilizziamo il verbo avere. E adesso è arrivata l'ora del nostro quiz. Vi darò la soluzione alla fine di questo video. Io stanco. Quanti anni? Noi una bella casa. Ieri io mangiato un gelato buonissimo. Marco andato in ufficio alle 8. Voi dormito bene questa notte? Noi ci svegliati molto presto questa mattina. Giulia diventata molto brava a suonare il piano. Ed ora vediamo insieme le soluzioni. Com'è andata? Non preoccuparti se hai fatto degli errori, è solo una questione di pratica. Scrivi nei commenti una frase con il verbo essere o con il verbo avere. Sono molto curiosa di scoprirla. Ciao!